Bilancia. Oroscopo animico maggio 2025. Tema del mese. Dare equilibrio agli altri non basta più. Ora tocca a te. A volte non succede niente di evidente, eppure dentro senti che qualcosa è cambiato. Sei più silenziosa, un po' più distante. Non per chiuderti, ma perché forse stai cercando uno spazio che non ti costringa a spiegarti ogni volta. Maggio non ti travolge, ma ti accompagna piano, verso una nuova forma di equilibrio, quella in cui non devi sempre aggiustare, tutto per stare bene. Se senti che vuoi continuare a esserci per gli altri, ma senza doverti mettere da parte ogni volta, allora sì, questo messaggio è per te. Bilancia, tu senti prima gli altri. Spesso capti i loro stati d'animo prima ancora che parlino, e in questo sei un punto fermo per molti. Ma Maggio ti porta una domanda sottile. Hai davvero ascoltato cosa vuoi tu? Oppure stai solo evitando il conflitto? Non sei in crisi. Sei semplicemente stanca di mediare anche quando non ce n'è bisogno. E questa stanchezza non è debolezza, è sincerità. Perché non è più sostenibile rimanere in equilibrio solo per non scuotere l'atmosfera. Anche tu hai bisogno di sentirti sostenuta, non solo utile, non solo accomodante. Maggio ti invita a notare quando metti pace intorno, ma poi ti ritrovi con silenzi che pesano dentro. Non è necessario forzare un cambiamento. Basta iniziare a dare voce a quella parte di te che ha sempre scelto l'armonia, anche quando avrebbe avuto bisogno di dire «oggi no». A volte ti capita di annuire, sorridere, dire «va bene così». E subito dopo senti un leggero vuoto, come se ti fossi appena lasciata da parte. Non è una grande frattura, è una sottile rinuncia. Quella che fai spesso per mantenere relazioni in equilibrio. Maggio ti suggerisce di notare quando ti accetti solo a metà e ti invita, con gentilezza, a non scomparire nei bisogni degli altri. Essere disponibile non deve mai significare essere trasparente. È il momento di notare anche le piccole cose che ti tolgono spazio. Un messaggio non risposto per non sembrare invadente. Un'opinione trattenuta per non creare tensione. Una giornata piena di impegni degli altri, in cui tu non compari mai. Nessuno te lo chiede esplicitamente, ma tu ti stai adattando da sola, come sempre, per non disturbare. Eppure non c'è armonia reale se tu non ci sei del tutto. Tu hai il dono della misura, ma a volte la misura si trasforma in autocensura. Trattieni ciò che senti per non disturbare, per non creare problemi. Ma l'altro non può vederti davvero se tu ti filtri sempre. In maggio potresti trovarti a desiderare una comunicazione più vera, meno diplomatica, più onesta, anche se imperfetta. Dire ciò che provi non ti rende dura, ti rende reale. E solo da lì può nascere uno spazio più sincero, anche negli affetti. E se ti accorgi che aprirti ti fa paura, chiediti questo. Cosa rischio davvero se dico come sto? E cosa rischio se non lo faccio mai? Forse non servono parole forti. Forse basta dire «oggi non riesco a far finta di nulla». Maggio ti incoraggia a dire il minimo indispensabile con il massimo di verità, senza bisogno di spiegarti troppo, senza doverti giustificare per ogni emozione. La connessione vera nasce quando lasci cadere la perfezione e scegli la presenza. Luna, piena in Sagittario, 23 maggio. Questa luna tocca il tuo modo di comunicare, pensare, esprimerti e ti mostra che non serve dire tutto, ma serve dire vero. Potresti sentire il bisogno di cambiare ritmo. Dire di no con più serenità, accorciare le distanze con chi senti più vicino, alleggerire rapporti che richiedono troppa energia. Non è necessario fare grandi discorsi, basta iniziare a parlarti con più gentilezza. Maggio ti aiuta a riscrivere il tono con cui ti rivolgi a te stessa, non con frasi nuove, ma con pause nuove.
meno dure, più vere. Perché a volte non è tanto ciò che dici a ferirti, è il modo in cui lo dici a te stessa. Questa luna ti aiuta a scegliere parole più morbide, anche nei tuoi pensieri. Non avrei dovuto far meglio, ma oggi ho fatto quello che potevo. E da lì, piano, può tornare uno spazio più leggero, dove puoi respirare senza dover sempre dimostrare. Equilibrio. Bilancia, sei in cammino verso un equilibrio nuovo. Non più fatto di compromessi, ma di presenza. Un equilibrio che non si adatta, ma che si radica. Che non ti fa sentire in dovere di sistemare tutto, ma che ti insegna a lasciare anche che qualcosa resti irrisolto. Non tutto ciò che è in bilico ha bisogno di essere aggiustato. A volte basta restare centrati mentre il resto si muove. E se qualcosa è fuori posto, se una relazione scricchiola, se una parola manca, non devi per forza intervenire subito. Maggio ti insegna che l'equilibrio non è la perfezione del fuori, ma la fiducia che puoi stare nel mezzo, senza perderti. Forse non si tratta più di sistemare, ma di riposizionarti. Non per chiudere, ma per sentire meglio cosa ti fa bene davvero. Sei una persona che cerca chiarezza, ma spesso ti trovi in situazioni in cui tutto resta non detto, non definito, sospeso. E così, per non peggiorare le cose, eviti domande, ritardi decisioni, rinvii conversazioni. Ma Maggio ti chiede di essere onesta. Questa attesa continua ti sta nutrendo o ti sta consumando? Forse non hai bisogno di sapere tutto, ma hai bisogno di sapere dove metti i piedi. Essere gentile ti appartiene, ma a volte quella gentilezza si trasforma in una forma di fatica silenziosa. Tu ci sei sempre, ma quanti tornano davvero verso di te? Maggio ti invita a riflettere su dove la tua disponibilità è diventata sbilanciamento. Non devi diventare dura, ma puoi iniziare a riconoscere chi ti chiede tanto, senza mai accorgersi, di te. La vera armonia non si crea quando tutto fila liscio, ma quando nessuno viene dimenticato nel processo, neppure tu. E forse adesso è il momento di smettere di mantenere rapporti solo per abitudine, solo perché c'è sempre stato affetto, solo perché lasciare andare dispiacerebbe. Maggio non ti chiede di chiudere tutto. Ti chiede solo di farti questa domanda semplice. Questo scambio è ancora reciproco o sto portando tutto da sola? Non è egoismo. È rispetto. Anche verso la tua energia. Potresti sentirti in una fase in cui nulla cambia visibilmente, eppure qualcosa si sta spostando sotto la superficie. Non è stallo. È tempo di interiorizzazione. Maggio non accelera. Ti aiuta a sentire meglio. Non ti spinge all'azione. Ti invita a restare qualche minuto in più dove sei, per capire se è davvero dove vuoi essere. Le risposte arriveranno, ma non quando le rincorri, quando smetti di fuggire dal silenzio. Ciò che volevi un anno fa, oggi forse non ti rappresenta più, ma ti accorgi che lasciare andare un desiderio che hai coltivato a lungo può far male. Bilancia non è incoerenza, è crescita. Maggio ti accompagna in questo passaggio con delicatezza. Non devi cancellare ciò che sei stata, ma lasciare spazio a ciò che oggi ti sta chiamando. Se una parte di te non è più convinta come prima, non cercare di forzarla. Ascoltala. E se fai fatica a lasciare andare, chiediti: sto insistendo perché lo voglio ancora, o perché ormai ho investito troppo per poter cambiare idea? Smettere non è perdere. Onorare il fatto che tu stai evolvendo. E chi sei oggi merita nuove possibilità, anche se sono diverse da quelle che avevi immaginato. Messaggio canalizzato per l'anima bilancia. Non devi più essere sempre giusta. Non devi sempre trovare una via di mezzo.
Maggio ti ricorda che la tua pace non si crea accontentando tutti. Si crea quando ti riconosci, anche se questo rompe un equilibrio apparente. Le tue emozioni sono valide, anche quando non sono armoniose, e se ora senti il bisogno di respirare più lentamente, fallo. È lì che torna la tua voce e si fa ascoltare. Consigli evolutivi per Maggio. Ascolta quando dici sì per evitare tensioni. Chiediti: lo voglio davvero? Scrivi una lista delle cose che fai per dovere e di quelle che fai per scelta. Sii chiara in almeno una conversazione importante, anche con tono morbido, ma onesto. Cerca spazi senza stimoli. Camminate, silenzio, giornate lente. Riequilibrano dentro. Dedicati 20 minuti al giorno senza ruoli. Solo tu, senza dover essere utile o disponibile. Maggio non ti chiede di prendere decisioni drastiche. Ti chiede solo di guardarti con un po' più di sincerità e di gentilezza. Di ascoltare quando ti stai adattando per evitare il silenzio e quando invece quel silenzio sarebbe l'unico spazio giusto per respirare. Questo mese è fatto di piccoli movimenti, un confine tracciato con calma, una parola detta senza paura, una scelta rimandata che forse ora puoi rivedere. Non devi sistemare tutto. Basta non dimenticarti mentre lo fai. Anche tu meriti uno spazio che ti contenga, senza doverti stringere per entrarci. Con gratitudine e infinito affetto, per ogni volta in cui hai cercato l'armonia. Anche quando dentro ti sentivi in bilico. Che Maggio ti porti un equilibrio nuovo, fatto non di perfezione, ma di verità gentile.